Dopo aver percorso un tratto della costa nord del Perù è arrivato il momento di spingerci a esplorare le montagne. Questo viaggio lungo e tormentoso abbiamo deciso di farlo di notte. Qui in Perù gli autobus notturni sono moltissimi e sempre molto frequentati. Un servizio capillare che permette di percorrere distanze infinite con il buio, così si risparmia anche una notte in hotel. La teoria prevede che si riesca a dormire su questi bestioni dotati di sedili reclinabili, aria condizionata e TV con intrattenimento a bordo. Mamma mia, sembra una televendita. 598.000 lire, IVA compresa con Mondial Casa, quindi pochissimo per 4 prodotti. Come dicevo però, si tratta di teoria perché la pratica poi è molto diversa. La fortuna. Oggi ragazzi l'incubo peggiore si materializza. Star male su un autobus notturno che non prevede fermate. Non si è mai fermato, mai fermato. Perché queste tratte sono dirette, quindi non ci si ferma praticamente mai. E la colpa è di un vecchio nemico amico che già in passato abbiamo sottovalutato e ci ha dato parecchi problemi. Ragazzi, noi ci proviamo anche a fare dei video di luoghi spettacolari o a parlare di antiche tradizioni, tipo il video prima di questo nel mercato delle streghe. Ma poi la realtà è che in un viaggio lungo e avventuroso sono le difficoltà più banali quelle che si prendono l'attenzione, che poi sono le cose che possono accadere a tutti ma di cui spesso non si parla per vergogna o pudore. Ma come insegnano i mochicas, certi atti sono aspetti naturali della vita. Ok, forse loro si riferivano ad altro. Prima di iniziare il racconto di questo viaggio notturno ti sei già iscritto al canale? Per noi conta moltissimo, quindi grazie se lo farai. Buongiorno ragazzi, anzi buonasera, perché qui sono le 10 di sera e stiamo aspettando l'autobus notturno che ci porterà sulle Ande a quasi 3000 metri. Stiamo partendo da Chiclayo, che è una bellissima città, la quarta città più grande di tutto il Perù, dove siamo stati molto bene, a 0 metri sul livello del mare, e adesso invece andiamo. Quindi stanotte, notte sull'autobus, domani chissà. È un altro giorno, vedremo come andrà a finire. Qui c'è anche la... Buonasera a tutti. Ecco, siamo abituati. Cioè già siamo passati alle 10, siamo ancora qui, quindi già orario critico superato. Vediamo come andrà questa nottata. Di solito a quest'ora dormiamo. Sì, in genere sì, comunque questo primo autobus notturno peruviano. Pronti ragazzi, tocca a noi, 10:40. Ammazza ragazzi, fanno fare addirittura l'impronta. Ah, che roba, ci controllano prima i passaporti, li registrano, controllano tutto e poi l'improntina con l'indice. Eccola lì, wow, dito blu. Pronti a salire? Pronta prima volta. Ma che roba. Anche oggi pullman a 2 piani, noi siamo in alto e a metà. No, non ci posso credere. La fortuna. Posti fortunati. 2 bambini proprio qua. Oddio. Intanto noi ragazzi siamo partiti. Bene ragazzi, siamo partiti puntuali. Buonanotte. Proviamo a dormire adesso, vediamo come va stanotte. Sta luce del cellulare Sta accecando infatti. Buonanotte. Ah, come eravamo ingenui qui. Pensavamo che il nostro problema più grosso sarebbero stati dei bambini che piangono. Nulla di più sbagliato. Quello che doveva essere un tranquillo viaggio in autobus si è trasformato in un incubo per uno di noi due. Io lo sapevo che non dovevamo mangiarlo, lo sapevo. Arrivati. Buonasera, Mago. Che freddo ragazzi. Piovigina pure, ha piovuto quasi tutta la notte. Siamo arrivati ragazzi alle 6 di mattina. Aspettiamo un attimo qui nella sala d'aspetto. Intanto ho fatto un giro qua fuori, ho trovato dei panini con l'uovo dentro, che sono un'ottima colazione. In questo momento ho dormito pochissimo io, invece forse anche un pochino di più stavolta. Abbastanza, anche se devo dire che c'era un bel concerto, perché la signora dietro di me russava. I bambini piangevano. I bambini piangevano e c'era una signora sdraiata in mezzo al corridoio, anche lei che si è fatta una dormita pesantissima e sembrava in concerto con l'altra. Cioè la signora occupava tutto il corridoio. Si è messa in mezzo. E io ho avuto una defezione questa notte. Diciamo così. Ho avuto una defezione ragazzi. Alle 2:30 in punto ho guardato l'orologio, ha cominciato a farmi male la pancia in un modo totale, tipo spasmi.
tipo spasmi. Ecco. Si muoveva tutto, proprio il dolore verso il basso, diciamo vicino alla via d'uscita. Aggiungo che sudavo freddo e mi tremavano le mani. Che dolori, ragazzi, che dolori! Ecco. Chiaro, direi. E alla fine, dopo un'ora di dolore, un'ora e mezza, sono dovuto andare in bagno. Per fortuna c'era il bagno sull'autobus. In realtà c'era scritto solo orinar, però io lo spagnolo non lo so. Non si è mai fermato poi l'autobus in tutta la notte, quindi... Non si è mai fermato. Ho detto magari si ferma durante l'ora di dolori. Non si è mai fermato. A un certo punto solo orinar e sti c***o. Cioè, voglio dire, se in quei casi sinceramente ti metteresti con un sacchetto. Anzi, che l'ho fatto comunque in modo... Vabbè, però hai un panino in mano, dobbiamo decente. andare avanti con questo discorso. Ecco. Direi che va bene, Ha funzionato. Il bagno era minuscolo, tipo quello degli aerei, però era anche pulito, non era sporco. Eravamo dotati di tutto, non so se capiscono qua l'italiano. No, però è molto simile. Solo orinarsi. Vabbè, dicevamo? Vabbè, comunque si è risolto così. Si è risolto tutto, eravamo dotati di carte e tutto quanto, perché anche le previdenze abbiamo carte, non si sa mai. e quindi niente, una godura. Ora posso mangiare senza soffrire. Ah, mi sono dimenticato un dettaglio importante, il colpevole. Ieri sera, mentre aspettavamo di partire, ci siamo fatti dei panini con il pomodoro e il formaggio. Ragazzi, chi è in viaggio con noi da tanto tempo si ricorderà di certo che la notte peggiore della nostra vita è stata a bordo di Carmencita in Messico dopo aver mangiato del formaggio. Ah, c'è la ricotta! Quell'evento ha cambiato la nostra storia di viaggiatori. C'è un prima e un dopo aver mangiato il requesón. L'incubo si è riproposto, mannaggia a noi. Mali estremi rimedi. Si arrangia con delle buste di plastica. Per quello ora siamo sempre pronti alle emergenze di questo tipo. Anche quando mi fisso, ragazzi. La follia ha raggiunto livelli mai visti. Allora ragazzi, è andata a cercare un caffè da ovunque, non c'era. Non c'era nessuno il caffè. E quindi cosa ha fatto? Dillo, dai, dillo, se hai il coraggio, dillo, guarda anche la bambina qua te guarda come dico, che sta a fare questo? Mi metti in imbarazzo. Cosa hai fatto? È andato con la tasca con dentro il nostro caffè, il nostro zucchero a chiedere l'acqua calda. A Cuenca abbiamo comprato una tazza proprio coffee, bella carina, piccolina, perfetta. Abbiamo tutto il caffè del mondo, quindi sono andato a chiedere l'acqua calda. Visto che nessuno ha il caffè, allora mi sono fatto dare l'acqua calda. Quindi abbiamo il nostro caffè calientito. Tutto questo alle 6:30 di mattina. Sì, c'è un ristorante, mi ha detto 3 volte no, non c'ho il caffè, non ho il caffè, non ho il caffè. E allora il caffè ce l'ho io. Tu avrai l'acqua? Poi voilà. Follia, questa è la follia comunque. Ecco qua il banchetto dove ho preso io il panino stamattina, frequentatissimo. E qui la signora, ho visto prima, che fa degli intrugli per emorroidi, prostata, per qualsiasi cosa. Anche questo super frequentato. Guarda qua che belli. Cos'è passato? Cos'era, un taxi in macchina da corsa? I tuk-tuk sono tutti coperti qui, bianchi e azzurri, fantastici. Guarda la signora là dietro. Dei cappelli importanti. Bellissimo, Tutte eh? queste signore con questi cappelli giganteschi, altissimi. Iniziamo la scalata perché abbiamo trovato la stanza, ma sono 5 piani da fare. Stanza bellissima, signora subito convincente. Siamo a 2 passi dal centro. Abbiamo preso la stanza, quella che costa 40, cioè quant'è 40? 10 euro. 10 euro dritti, solo che è all'ultimo piano, quinto. Quindi bisogna... Siamo solo al secondo, via. Ci fa bene, va bene. Ci fa benissimo. La vista assurda. Poi siamo solo a 3000 metri qua, cosa vuoi che stiamo a fare 5 piani di scale? Vedi? Si fa bene anche. Questa è la vista che abbiamo dal quinto piano, il centro è proprio da quel lato, siamo a 2 passi e questa è la stanza. Noi abbiamo una bella vetrata qui che dà proprio sul corridoio. Esatto. Da questo lato invece la stanza
che vabbè è la tipica stanza, sembra bella pulita, abbiamo dato già un'occhiata, è tutto ok. Ma c'è anche la signora qua accanto che sta facendo pulizia nelle altre stanze. Noi Perfetto. ci siamo già insediati con la chitarrina, qua c'è il bagno con l'acqua caliente, eccola lì, quindi Non l'abbiamo ancora tutto quello testata che... quella. La testiamo? No. Ma no, No, lasciamo meglio perdere. non saperle Meglio queste non- cose. Lo scopriamo nel momento in cui ci servono, perché abbiamo già pagato 2 notti, quindi Ormai è andata. com'è? Secondo caffè al mercato centrale, allora abbiamo trovato questa signora fantastica che ha questo caffè che è tipo super mega extra maxi concentrato, concentratissimo, e poi va in pratica messo nell'acqua calda. Grazie signore. Ah, grazie, no, grazie. Signore che sta suonando il flautino, che carino. Mentre ci beviamo appunto questo caffè che ho messo nell'acqua calda con lo zucchero. E devo dire che è veramente Non è male, buono. è bello Sì. forte, intenso, il sapore non è male. Diamo qualcosa al signore. Che figo ragazzi, qua si vendono prodotti mai visti. Abbiamo i fichi, qua si vende tantissimo anche il cioccolato. A questo lato ci sono queste rondellone di cioccolato. ¿Qué es el chocolate? Questo è fondente puro, sì? Es el puro de Selendín. Però è sin azúcar o con azúcar? No, es el puro, la tableta es puro Ah, cacao. ¿y cómo es una pequeñita? Estas son 50 y 2 por 5. Ah, ¿se puede prendere una pequeñita, por favor? ¿Le vendo? Sì, gracias. Muchas gracias. Gracias. Assaggiamo il cioccolato puro. Questo qua però è dolce, non è del tutto puro. Invece questo dovrebbe essere senza zucchero, senza niente. Sembra il cioccolato di Modica, quello con i pezzi di zucchero intero. Ho capito. Infatti Provalo. si vede lo zucchero, si vede. Si sente quello che ha i granelli di zucchero dentro, è buono, Mazza. Ci dà la botta Sì. di cui abbiamo bisogno dopo la notte. È Ragazzi- buonissimo questo, ma no. Assaggiamo anche l'altro però, Angela. Questo in teoria è da mettere sciolto nell'acqua anche per farti la cioccolata o nel latte. Teniamo un pezzo per fare cioccolata, ma un pezzo voglio sentire il bello Di cosa amaro. 100% fondente. Amarissimo, amarissimo. Mazza, oh. Buono però. Con il rimasoglio di quello prima. È perfetto. Poi arriva l'amaro però. È amarissimo. Arriva l'amaro. Mamma mia. Buonissimo Sì, però. perché il cioccolato fondente fondentissimo è così. Che posto ragazzi, abbiamo trovato. Ma vogliamo parlare dei cappelli del signore? Ragazzi, non riesco. Lo so che l'ho già detto, ma incredibili. Sono enormi, giganteschi. E questi capelli non li avevamo visti da nessuna parte. No, prima volta. Ammazza. C'è qualcosa che unisce Bergamo al Perù, ragazzi, ed è la pota. Nel senso che qua c'è un pesce che si chiama proprio pota. Pota è una sorta di calamaro, abbiamo scoperto, e si fa il ceviche con la pota. Cioè, adesso prima o poi dobbiamo assaggiare un ceviche de pota, te. C'è una cosa che stiamo scoprendo delle città del Perù, che sono un mercato oltre il mercato, cioè c'è il mercato ufficiale, ma poi la realtà è che tutta la città è un mercato. Guardate questa via pienissima di banchetti da tutti i lati. Questa cosa è molto forte in Perù, più forte degli altri paesi del Sud America, cioè si vede proprio nettamente già a Chiclayo, anche il paesino vicino a Chiclayo, pieno zeppo di mercati dappertutto, e poi i mercati principali sono veramente enormi, cioè sono dei labirinti, e poi vanno avanti tantissimo. Ovviamente ragazzi non mancano i negozi di cappelli, guardate quanti ce ne sono in questo negozio. Questi però sono quelli tradizionali, che sono leggermente diversi, li vende il signore lì di fronte. Sì, guarda, proprio dall'altro lato rispetto al negozio c'è il signore che vende i cappelli giganteschi. Eccoli qua. Sono più stretti in mezzo, cioè la parte centrale è più stretta e poi il resto è più largo e E arrotondato. anche sono più schiacciate le fibre per farlo. Ma come sono? 500?
Grazie. È infinito questo, ragazzi. Attenzione. Qua ci sono i fiori, la frutta, guardate, questa via anche tutta piena, quella da cui siamo venuti vestiti, dappertutto questo incrocio. Guarda qua ragazzi come sono belle ste patate, delle belle patatone, dalle più grandi alle più piccole. Poi i prezzi ragazzi sono bassissimi, si parte da quelle comuni che costano un solo al chilo, che sono 25 centesimi di euro al chilo, poi ci sono queste belle grosse a 1,30, le più costose invece sono queste, che sono quelle rosse a 2 sol al chilo, che vuol dire in pratica 50 centesimi. Ragazzi, la realtà è che ci siamo persi in questo mercato a girare qua tra le vie. Ci siamo persi perché c'è il centro storico che è molto bello qui di Cajamarca. Però abbiamo iniziato, abbiamo detto seguiamo quella strada e basta. Non sappiamo più nulla adesso. Oddio! I fichi d'India. Come sono? 50 con Sì, proviamo solo. Si può aprire también? Sì. 50 centavos uno solo. Allora, dovete sapere che Angela non ha mai provato il fico d'India. Esatto. Oggi per lei sarà la prima volta. Es la primera vez que se prueba esto. El tuna. Muchas gracias. Vai, assaggialo tu. Rico. Super rico. Allora, Angela, che hai visto? buono. Sembra tipo un kiwi non acido. Buonissimo, però Sì. in pratica bisogna tagliarne 3/4. Sì, rimane proprio solo il centro così. Sì, quindi è buonissimo. O comunque, due il cuore. morsi proprio, 2 morsi. Ci siamo fermati in uno dei posti trugni del mercato, Sì. bello verde, proprio tutto verde, guarda, tutto verde. Tavoli verdi, tutto verde. Piace il verde, piace molto il verde, È anche, verde la, anche la zuppa zuppa, sembra verde, in realtà ci sono dentro degli spaghettini, fideo li chiamano qui, e un po' di verdure, tra cui la zucca, le patate. Questo è come sempre l'antipasto, il succo abbinato, ecco, abbinato. Ma a Raguglia dovrebbe essere anche questo, perché vedere tutti sti banchetti pieni di cibo, alla fine ti viene fame, cioè sono le 12 meno 10. Dopo il devo dire che il cioccolato mi ha dato più Kick, la spinta. la spinta rispetto al caffè, mi ha dato più Che forza. il caffè forse non è così intenso. Invece adesso- il cioccolato sì, adesso aspetta. Adesso il cibo ci dà definitivo, proprio quella spinta definitiva e poi siamo a posto, possiamo andare a dormire alle 6. Anche perché quando arrivi dopo una nottata in autobus sei sempre un po' rinco, non sai più che giorno è, che ora è, sei un po'. Perché dormi ma non dormi realmente. Che giorno è che hanno? Vabbè, comunque mangiamo, va che meglio. Ammazza ragazzi, le porzioni qua si fanno un pochino più pesanti, devo dire. Qua abbiamo una valanga di fagioli, il pollazzone grosso così, e invece dall'altra parte è tornata la trucia. La trucia, la trota È che c'era tornata. mancata dalla Colombia, non La l'avevamo Colombia. più vista. Rieccola qui in versione fritta con questo sughetto con le patate. Cosa sta venendo giù ragazzi? Ha fatto giusto in tempo a tornare un attimo, aspettare che finisca di piovere nel nostro posto. Buongiorno ragazzi, stamattina siamo risvegliati finalmente senza pioggia perché ieri ha piovuto tutta la notte, Sì. tutta quanta, non si è mai fermata e adesso è tutto ancora un po' bagnato, in realtà scende ancora un po' di fiumiciattolo dalla montagna, però sembra tenere solo Anche qualche un nuvola. timido sole in questa mattinata. Abbiamo un sacco di cose da vedere perché vedere. alla fine non siamo più andati nella piazza principale, ma ci sono anche un sacco di cose qui attorno molto interessanti. Quindi oggi siamo belli carichi e pronti Sì. dopo una nottata di sonno È stato pesantissimo. bellissimo! È stato bellissimo!
Questa è la piazza centrale di Cajamarca. Su questa piazza affacciano diversi edifici religiosi che hanno queste facciate qui che sembrano fatte di sabbia per quanto sono belle, e tutte lavorate, ma ha un'importanza fondamentale questa piazza perché è qui proprio che c'è stato l'incontro tra due mondi, quello degli spagnoli, dei conquistadores, e quello degli Inca. Piccolo spoiler, l'incontro tra i due mondi fu un disastro, ma andiamo per ordine. Nel 1500 arrivarono qui gli spagnoli capitanati da Francisco Pizarro. Erano in pochi, in realtà meno di 170, e sapevano di essere numericamente inferiori, e quindi temettero un po' quello che poteva succedere, perché qui vicino, a pochi chilometri da qui, sapevano che c'era il sovrano degli Inca, Atahualpa, che poi è stato l'ultimo proprio sovrano dell'impero Inca. E cosa fecero? Lo attirarono, gli chiesero appunto udienza e lo fecero arrivare in quella che è questa piazza che vediamo oggi. Alla fine riuscirono a catturarlo, ma come? Perché lui non arrivò ovviamente da solo, ma arrivò con un esercito enorme, gigantesco, migliaia di uomini, ma nessuno di questi era armato con armi da fuoco, erano con le frecce, con le fionde. Invece gli spagnoli, pur essendo in pochi, non solo avevano armi da fuoco, ma anche cavalli, cosa che appunto gli Inca non avevano mai visto, e quindi riuscirono in pochissimo tempo a catturare Atahualpa e a imprigionarlo. In cambio della sua libertà, Atahualpa promise agli spagnoli una sorta di riscatto, uno dei più giganteschi mai pensati nella storia dell'umanità. In pratica avrebbe riempito una sala tutta quanta d'oro e due sale uguali ma tutte piene d'argento, cioè proprio pienissime. Stiamo parlando di 6.000 kg d'oro e 12.000 kg d'argento. Ci volle un anno per riempire queste sale. Gli spagnoli accettarono questa proposta, ma si resero conto però che poteva essere molto pericoloso, e perché Atahualpa era riuscito a mettersi in contatto con altri regnanti in altre zone del Perù, e quindi cosa fecero? Giustiziarono Atahualpa, decisero di ucciderlo. C'erano due modi. Inizialmente il modo che avevano proposto era quello di bruciarlo proprio in mezzo a questa piazza, ma lui riuscì in qualche modo a si convinse, diciamo, a convertirsi al cristianesimo, e quindi gli concessero una morte più rapida, cioè con l'impiccagione. Quell'evento segnò la fine definitiva dell'impero Inca. Purtroppo qui a Cajamarca non rimane più quasi nulla di quello che è stato quel periodo, perché quando gli spagnoli arrivarono e conquistarono appunto la zona, decisero di abbattere tutti gli edifici e utilizzare i materiali per costruirne altri, come le chiese che vediamo qui e tutti gli altri palazzi. Dietro la chiesa principale della città poi parte questa strada che, attenzione, da questo lato si inerpica di brutto e sale con delle scale fino alla chiesa di Santa Apollonia, che è proprio là sopra, su una collina, e da lì c'è anche una bella vista. Però ragazzi, ha ricominciato a piovere. La piazza centrale si trova nella parte bassa della città, ma poi partono tutte delle strade che salgono tantissimo, perché c'è una buona parte di Cajamarca che è costruita proprio sulle pendici della collina. Andiamo per andare a Bagnos. Eccolo qua, piccolino. Uno davanti e io dietro. Bello pieno. Si possono dire molte cose degli Inca, ma non che non se la sapessero godere, e infatti a 6 km da Cajamarca c'è questo posto che si chiama Baños del Inca, perché è qui che veniva appunto Atahualco, cioè l'ultimo imperatore degli Inca, a farsi il bagno nelle acque termali. Ci sono delle piscine termali in questa zona e lui veniva qui dopo le battaglie a sistemarsi tutte le ferite, quindi a mollo qui nelle acque, che si dice siano acque curative. Infatti ancora oggi questa zona è frequentatissima dalle persone del posto. Stiamo per entrare adesso nei bagni degli Incas, che detta così non suona molto bene, però ce l'abbiamo proprio davanti lì con le acque termali. L'ingresso costa 6 a testa, 12 in tutto, che sono 1,50 € a persona, solo per la visita. Adesso questa è una vera e propria stazione termale, quindi ci sono tutte le saune da quel lato. Queste qua sono quelle private, quindi si può accedere e fare la sauna, però ecco, sì, è proprio una stazione vera e propria con tutti i giardini curati. Guarda che belli che sono. Ecco, queste sculture che, come quelle che abbiamo visto nel cimitero, il cimitero in Ecuador, in Ecuador, siamo entrati in Ecuador. Sì, anche qua ci sono. Qua ovviamente c'è una rappresentazione dell'Inca, perché si chiama così la signorina qua davanti a due spogli.
meraviglia proprio. Questa clip, comunque, eccolo qui la rappresentazione dell'Inca. Qua c'è il pozzo dell'Inca invece. Lì si possono bollire le uova, Sì, è bella calda quella e arriva così calda da una fonte naturale. Quindi questa vasca, che è grande 4 metri per 4, proprio una vaschetta da un bagno qualunque direi, era la vasca dove Atahualpa veniva a curarsi le ferite dopo le battaglie E a ustionarsi. anche a ustionarsi se non la mischiavano, direi di sì, che era bella bollente. Com'è l'acqua? Buona? Non è calda? È bella calda, sì, ma non bollente. Queste sono le pozze vere e proprie. Pensate che l'acqua qui arriva a temperature che vanno dai 70 ai 30 gradi, quindi bella calda. Infatti c'è tutto il fumo che esce nonostante sia una giornata non troppo fredda. In mezzo hanno messo questa statua che appunto rappresenta l'ultimo imperatore degli Inca, e pensate che in passato questa cosa delle fonti termali, dei bagni termali, era dedicata soltanto agli imperatori o alle elite molto alte, quindi non per le persone comuni. Accanto alle piscine termali c'è questo sito che appartiene alla popolazione che stava qui prima degli Inca, quindi stiamo parlando del 500 d.C. circa. Era una zona dove venivano fatti dei rituali sacri, perché appunto accanto proprio alle acque che erano considerate acque con proprietà curative. Abbiamo trovato un passaggio a questi ragazzi che ci portano all'incrocio. Muchas gracias. I ragazzi sono andati, ci hanno lasciato proprio di fronte all'ingresso di questo posto incredibile. Carinissimi, perché ci hanno spiegato un po' di cose mentre venivamo qui, perché loro sono proprio di questa cittadina, quindi ci hanno dato 2 dritte su questo posto. L'ingresso qui consta 5 soles, che sono 1,20 euro. Ha cominciato a piovere nel frattempo, ragazzi, si sono coperte le montagne di fronte e adesso ci stiamo bagnando, ma ragazzi siamo in un posto veramente figo, a metà tra la Cappadocia e Sulawesi. E infatti qua dietro ci sono le Ventanillas di Otusco, e sono questa formazione rocciosa che è stata però lavorata. Sì, è stata scavata, hanno creato queste nicchie di sepoltura all'interno della roccia. Infatti Otusco significa bucherellato, mangiato dalle larve, richiama la forma di questa roccia che ha adesso, quindi tutta scavata a creare queste piccole nicchie. Tutto questo faceva parte di un più ampio cerimoniale di sepoltura che prevedeva la sepoltura del corpo prima nel terreno, quindi come viene fatto ancora oggi, ma la seconda fase prevedeva invece di estrarre i resti del corpo dopo 1 o 2 anni e di porli all'interno di queste ventanillas, quindi di queste finestrelle, dove sembrano piccolissime, ma in realtà questo è solo l'ingresso, perché poi all'interno c'è una vera e propria fossa in cui veniva sepolto il corpo insieme ad alcuni oggetti, in genere oggetti preziosi. Questo tipo di sepoltura non era per tutti, era riservata solo a, si pensa, alle elite, quelli più ricchi. Non si sa in realtà moltissimo, perché ovviamente è precedente alla conquista degli spagnoli. Quando gli spagnoli arrivarono qui scoprirono che all'interno erano sepolti sì i corpi, ma anche questi oggetti che molto probabilmente erano oggetti preziosi, fatti di oro e metalli preziosi, e quindi saccheggiarono e distrussero buona parte di queste ventanillas. Non è solo qui che si trovano, ma si trovano un po' in tutte le montagne in questa zona, perché è roccia vulcanica e quindi facilmente scavabile. Cappello geniale, devo dire la verità, perché proprio l'acqua rimane lì, anzi rimane proprio la pozzetta proprio sul cappello. Devo dire che è perfetto sia con il sole che con la pioggia, servirebbe solo un piccolo scolo. Lo scolo dell'acqua, perché rimane proprio lì. Stiamo facendo tutto il giro del sito, che comunque è abbastanza piccolo. Hanno messo tutti questi cactus che in realtà fanno le veci del filo spinato, diciamo è un filo spinato naturale, così non ti vai a infilare dove non devi. Adesso stiamo passando proprio sopra
le grotte, si vede tutto il paese da questo lato e poi il paese prosegue anche da questo lato. E infatti ci sono tanti casi in cui queste ventanillas che sono sparse per tutto questo territorio in realtà sono state utilizzate per altri scopi, quindi per conservare le cose o per mettere al riparo gli animali. C'è una cosa veramente assurda che è impossibile non pensare quando trovi posti del genere, e cioè rendersi conto del fatto che popolazioni che erano distanti migliaia e migliaia di chilometri dall'altra parte del mondo con usanze diverse poi in realtà avessero delle caratteristiche veramente similari. Cioè qua ci sembra quasi di essere tornati a Sulawesi. Sulawesi è dall'altra parte del mondo in questo momento. A pensarci si riallaccia anche quello che abbiamo visto l'altro giorno, quindi la tomba del signore di Sipan. Alla fine era una tomba fatta come una piramide, stesso metodo che utilizzavano anche gli egizi, anche loro da un'altra parte del mondo. E non c'era mica internet, l'intelligenza artificiale, Google, Wikipedia, non c'era niente di tutto questo. Devo dire che dopo la prima impressione un po' così sul Perù e soprattutto sulla spazzatura che abbiamo visto tantissimo verso il confine, ma diciamo anche fino alla città di Chiclayo, qua invece sulle Ande bisogna dire che è cambiato totalmente anche da questo punto di vista. C'è molta più cura, sembra esserci molta più cura, anche cultura diciamo del mantenere la natura pulita. Qua i trasporti sono totalmente diversi dall'Ecuador, ci sono gli autobus enormi soltanto per fare i grandi spostamenti e poi ci sono questi minivan che alla fine sono molto comodi perché ce ne sono un sacco, partono un po' dappertutto. E adesso torniamo a Cajamarca. Sta arrivando la sera su Cajamarca, nome più difficile, non potevano inventarlo per questa città, ragazzi. Comunque fa un freschino, ma mi sono fatto una doccia calientita, bellissima, perché qua c'è l'acqua calda che funziona perfettamente, è una cosa che succede molto raramente, quindi bisogna approfittarne. Ho veramente goduto, diciamoci la verità. Posso anche permettermi di stare un attimo con la magliettina. Angela vedo che sta congelando. Io sì, perché la doccia non l'ho ancora fatta. Ecco. E quindi sono qui ancora con la giacca. Qui fuori devo dire che c'è una bellissima vista su questa città. E ragazzi, noi da qui sopra vi salutiamo. Abbiamo visto oggi un nuovo Perù, direi, una faccia diversa, bello, che non avevamo ancora visto, e quindi siamo molto contenti di questa cosa e continueremo a esplorare questa zona. In questa immagine noi siamo scuri, però lo sfondo è bellissimo, è quello che conta. Va bene ragazzi, noi ci salutiamo, mi raccomando, iscrivetevi al canale se non l'avete ancora fatto, lasciateci anche un like, mandateci anche qualche hype, e noi salutiamo anche i ragazzi su Patreon. E ragazzi, ci vediamo alla prossima. Alla prossima ragazzi. Ciao. Tengo un amorcito que siempre me habla bonito, pero ya no puedo verla este mes. Es que está muy lejos, se fue para el otro lado y no tengo para irme de una vez. No sé el domicilio ni el nombre del estado y se me hace muy difícil en inglés.